C'è un ingrediente in cosmetica che da decenni nessuno è mai riuscito davvero a sostituire. È un addensante e si chiama Carbomer. È un polimero di sintesi e fa qualcosa che sembra davvero magico. Con dosaggi bassissimi trasforma l'acqua in un gel limpido come cristallo che scorre quando lo spalmi e tiene in sospensione quello che ci metti dentro. Trasparente, non appiccicoso, quasi invisibile in formula. Per anni è stato il re indiscusso e adesso quel re comincia a vacillare perché sta arrivando un'onda regolatoria e di mercato che guarda i polimeri sintetici con occhi diversi. Si discute persino se materiali nati come polimeri solidi debbano essere considerati microplastiche, anche quando sono solubili in acqua. Per l'industria sarebbe uno sconvolgimento. E allora, la domanda diventa una sola. E ce la facciamo tutti, prima o poi, davanti un banco di laboratorio. Con cosa lo sostituisco? Esiste qualcosa di naturale che sappia fare quello che fa il Carbomer restando trasparente? Oggi ti racconto una delle risposte più eleganti che la natura ci offre. Nasce da un albero e da un'alga. Si chiama Cleartix S e ti assicuro che ti sorprenderà. Sono Luisanna, cosmetologa, formulatrice e founder di Cosmetech Academy. Se formuli o se semplicemente ami capire cosa c'è davvero dentro un cosmetico, questo è un argomento che ti cambia il modo di leggere gli inci. Oggi guardiamo insieme un addensante naturale che si chiama Cleartix S. In inci lo leggi come cellulose, gum e algin. Capiamo da dove viene, perché riesce ad essere trasparente quando quasi tutti gli addensanti naturali non lo sono e cosa succede davvero quando lo metti in formula. Lo facciamo con i numeri veri della sua scheda tecnica. Come cambia la viscosità con la concentrazione, cosa fa al variare del pH, quanto sale e quanto alcol tollera e una cosa bellissima, la sinergia con l'acido ialuronico che lo avvicina proprio alla reologia del Carbomer. Poi ti mostro una formula reale, una crema idratante all over per tutto il corpo. Letta fase per fase, ingrediente per ingrediente, cosa c'è dentro, in che percentuale e perché ogni scelta ha un senso. Quindi resta con me fino alla fine perché la parte più sorprendente, quella sulla sinergia, arriverà nel cuore del video e cambia il modo in cui guarderai questo ingrediente. Una cosa alla volta, come faccio sempre. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che amo di questo settore e che voglio condividere con te. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale e attiva la campanella. A te non costa nulla, per me è molto importante perché mi aiuta a proporre contenuti gratuiti come questo. E poi scrivi nei commenti qui sotto cosa ti interessa di più conoscere nelle formule cosmetiche. Leggere le tue risposte mi aiuta a capire cosa approfondire nei prossimi video e magari il tuo commento diventa il tema del prossimo. Fallo, mi raccomando, leggo tutto. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io. Partiamo dal problema, perché senza capire il problema non si capisce perché questo ingrediente sia così interessante. La storia delle materie plastiche in cosmetica è cominciata con le microsfere, le microbeads, quelle minuscole particelle di plastica solida che si usavano negli scrub. Particelle sotto i 5 mm che finiscono in mare, non si biodegradano e possono essere ingerite dalla fauna marina. In gran parte dei paesi sono state ritirate volontariamente. Su quelle ormai c'è consapevolezza diffusa. Ma c'è una seconda famiglia, molto più silenziosa, ed è quella che riguarda noi formulatori da vicino. I polimeri idrosolubili, il Carbomer, gli acrilates copolymer,
Oggi non sono vietati, ma il vento sta cambiando e c'è una possibilità concreta che in futuro un materiale nato come polimero solido venga classificato come microplastica, a prescindere dalla sua solubilità in acqua. Se accadesse, per l'industria sarebbe un terremoto, un terribile terremoto. E qui sta il punto delicato, quello che rende tutto così difficile, perché il Carbomer non è amato per caso, ha una riologia che è quasi impossibile da imitare. Lascia un attimo che te la spieghi, perché è molto affascinante. Il Carbomer è tixotropico e pseudoplastico, cioè è denso quando sta fermo e si fluidifica quando lo solleciti, quando lo spalmi. Ha un alto punto di snervamento, quello che in inglese si chiama yield point, significa che ha la forza di tenere sospese particelle, microsfere, principi attivi, senza farli precipitare. E allo stesso tempo è trasparente come acqua, non è appiccicoso e lavora a dosaggi bassissimi. Mettile insieme queste qualità: fluidifica sotto sforzo, ma sospende al riposo, trasparente ma efficace a percentuali minime. È davvero un atto difficile da seguire ed è esattamente per questo che quando cerchiamo un'alternativa naturale quasi sempre restiamo delusi. Facciamo allora un giro tra i modificatori riologici naturali, quelli che abbiamo a disposizione, e guardiamo onestamente pregi e difetti, perché c'è un difetto che torna come ritornello quasi in ognuno di loro. Gli amidi, per esempio, amido di mais, di tapioca, di riso, amidi modificati, costano poco, si trovano facilmente, sono Cosmos, naturali al 100%, sicuri e delicati, bellissimi, ma normalmente non sono trasparenti. A volte servono dosaggi alti e possono dare quel fastidioso effetto peeling, le palline che si formano sulla pelle. Le gomme naturali, carrageenina, xantano, tara, farina di semi di carrube, alcune sono trasparenti, hanno viscosità e reologie diverse tra loro, sono sicure, delicate e naturali, ma a dosaggi alti possono diventare appiccicose, a volte hanno una reologia poco favorevole e alcune sono costose. I derivati della cellulosa, gomma di cellulosa microcristallina, ancora una volta economici, Cosmos sicuri, ma di nuovo normalmente non trasparenti, a volte dosaggi alti, di nuovo il rischio peeling. E le argille, mas, ectorite, bentonite, queste sono molto tixotropiche, quasi tutte considerate naturali e non appiccicano, ma hanno problemi di sostenibilità, possono essere difficili da lavorare perché richiedono alto taglio e calore e non sono trasparenti. Lo senti il ritornello? Non trasparente, non trasparente, non trasparente. La trasparenza è il vero tallone d'Achille del mondo naturale ed è proprio in questo vuoto, in questa casella che sembrava impossibile da riempire, che entra in scena l'ingrediente di oggi. Cleartix S, in inci si legge così: cellulose gum and algin, 2 ingredienti, una coppia, e già qui c'è una piccola poesia perché le 2 metà di questa molecola vengono da 2 mondi opposti, una dalla terra e una dal mare. La prima parte è la gomma di cellulosa, è una molecola di cellulosa modificata, derivata dal legno, ha lo status GRAS, cioè riconoscibile come sicura, ed è largamente usata anche nell'alimentare, dove la trovi come E466 ed E469. La versione cosmetica è altamente purificata, bianca, con bassa carica microbica e soprattutto ad alta trasparenza. Ecco la prima chiave. La seconda parte è l'algina e qui andiamo in mare aperto. L'algina si ricava da certe specie di alghe brune come il kelp, quelle grandi alghe che crescono nelle acque fredde,
e da un processo di estrazione delicato si ottiene il sodio alginato, un polisaccaride ricco di acido mannuronico che è anche un buon idratante e forma gel dalla sensazione leggera, non appiccicosa. Mettili insieme queste due anime. La cellulosa dal legno porta trasparenza e struttura. L'alga dal mare porta leggerezza, idratazione e una scorrevolezza setosa. E da questo incontro nasce un addensante che riesce a fare quello che gli altri naturali non sapevano fare: addensare restando limpido. C'è una bellezza progettuale in questo, un addensante che è allo stesso tempo anche un piccolo attivo idratante. Cominciamo dalla cosa più semplice e più pratica: quanto ne serve? Cosa succede man mano che ne aggiungi? Gli studi della scheda tecnica di Cleartix S mostrano che a livelli tra l'1 e il 2% si formano sospensioni a media viscosità. È la finestra di lavoro tipica. Sopra il 2% la viscosità diventa alta e la miscela inizia ad essere difficile da mescolare. Quindi già sappiamo dove muoverci, ma c'è un dato in questa parte che merita di essere sottolineato perché è tutt'altro che scontato. La viscosità finale è indipendente dalla temperatura di dispersione. Tradotto, che tu lo disperda a temperatura ambiente o a 70 gradi, arrivi praticamente alla stessa viscosità. È una libertà enorme in produzione. Vuol dire che puoi lavorare a freddo o a caldo a seconda di cosa ti chiede il resto della formula, senza pagare un prezzo sulla consistenza. Pochi addensanti ti danno questa flessibilità. Adesso il pH, perché con gli addensanti il pH è sempre una domanda cruciale. Gli studi mostrano che la viscosità varia solo leggermente agli estremi di pH e che il massimo di viscosità si raggiunge intorno a pH 7. La raccomandazione è di usarlo tra pH 4 e 8. Sotto pH 4 o sopra pH 8 si comincia a vedere un assottigliamento, cioè la viscosità tende a calare. Mi fermo un attimo qui perché è una buona notizia più di quanto sembri. La maggior parte dei cosmetici vive proprio in questa finestra, cioè tra pH 4 e pH 8. Le creme, i gel, i sieri, i tonici. Quindi cosa significa? Significa che Cleartix S è a suo agio esattamente dove lavoriamo noi quasi sempre. E quando ti avvicini alla neutralità intorno a 7, dai il massimo. Tienilo a mente perché questo dettaglio torna utile quando costruisci la tua formula. Ora veniamo a due sfide classiche per ogni addensante: il sale e l'alcol, perché tanti gelificanti davanti agli elettroliti o all'etanolo semplicemente collassano. E qui Cleartix S sorprende perché i numeri smentiscono il pregiudizio. Partiamo dal sale. E c'è una bellissima sorpresa: su una dispersione all'1,5% la viscosità non solo regge al sodio cloruro, ma resta praticamente stabile su tutto l'intervallo testato. Si parte intorno ai 7500 centipoise con poco sale allo 0,5%, c'è un minimo lievissimo verso l'1% e poi salendo fino al 3% di sodio cloruro la viscosità addirittura cresce un poco fino a circa 9000 centipoise. Per un addensante è un comportamento prezioso. Tanti gelificanti davanti agli elettroliti si sfaldano, collassano. Questo no. Resta sempre nella fascia tra i 7000 e i 9000 centipoise. E l'alcol? Qui un effetto c'è, ma è graduale, una discesa dolce, non un crollo. Sempre sulla dispersione all'1,5% si parte intorno ai 7400 centipoise, al 5% di etanolo e si scende in modo lineare fino a circa 3700 centipoise al 30% di alcol. Vuol dire che anche al 30% di etanolo conserva ancora circa metà della sua viscosità. Diciamo che tiene bene. C'è però un limite che la scheda dichiara con grande onestà e che voglio dirti chiaramente perché ti salva da un errore. Non è adatto per fare i gel idroalcolici al 70% di etanolo.
quelli dei gel igienizzanti mani ad alta gradazione, ma parliamo di concentrazioni di alcol ben oltre quelle del grafico, molto più in alto del 30%, dove il test appunto si ferma. Ed è proprio questa onestà che mi piace. Un dato tecnico che ti dice anche dove sta il limite vale tanto quanto un dato che ti dice quando usarlo. Conoscere i confini di un ingrediente è metà del mestiere. E adesso arriviamo alla parte che quando l'ho letta mi ha fatto davvero sorridere, perché Cleartix S da solo è già interessante, ma in coppia con un altro ingrediente che amiamo tutti succede qualcosa di speciale. Ti ricordi da dove siamo partiti? Dai Carbomer e da quella reologia perfetta che nessun naturale sembra saper imitare. Ecco, gli studi della scheda tecnica mostrano che quando si combina Cleartix S con bassi livelli di ialuronico, la sua reologia diventa più simile proprio a quella del Carbomer. Fermati un secondo su questa frase, perché è enorme quello che ho detto. Cioè, sto dicendo che un addensante naturale, fatto di cellulosa e alga, aiutato da un po' di ialuronico, comincia a comportarsi come il polimero di sintesi che volevamo sostituire. Il cerchio si chiude. Il problema che avevo aperto all'inizio del video, quel vuoto che sembrava impossibile da colmare, trova una risposta proprio qui, proprio adesso. E non è magia, è chimica. L'acido ialuronico, anche a percentuali basse, modifica il comportamento del network. La rete tridimensionale che Cleartix S costruisce in acqua e le restituisce quella combinazione di scorrevolezza e tenuta che cerchiamo. Questa proprietà è particolarmente utile per i gel trasparenti, viso o corpo formulati con acido ialuronico, cioè esattamente quei gel limpidi e freschi che tutti vogliamo fare. Ti chiedo di tenere questa informazione da parte, perché tra poco, quando guarderemo le formule, capirai perché l'acido ialuronico compare così spesso accanto a questo addensante. Non è una coincidenza, ma una scelta. C'è ancora un comportamento che vale la pena conoscere e riguarda la parte algina della molecola. L'alginato, in presenza di ioni calcio, forma sali insolubili. In pratica, gli ioni calcio fanno da ponte tra le catene e la struttura si irrigidisce. Cosa succede in concreto? Aggiungendo cloruro di calcio si perde la trasparenza, ma la reologia diventa più gelatinosa. Praticamente quell'effetto jelly, più set, diciamo, proprio più jelly. È un'altra texture con altre possibili applicazioni se ti serve una consistenza più soda. La scheda suggerisce persino che si potrebbero ottenere delle perline, delle beads, quindi se vuoi trasparenza non usi calcio, ma se vuoi una texture gelatinosa e ferma, il calcio diventa uno strumento. Lo stesso ingrediente, due anime a seconda di come lo guidi. E c'è un'ultima cosa che racconta benissimo il carattere di questo ingrediente ed è quanto è facile lavorarci, perché un conto è quello che un addensante sa fare, un altro è quanto ti rende difficile ottenerlo. E qui Cleartix S diciamo che è molto generoso. Per fare un gel acquoso trasparente la logica è molto semplice: si aggiunge all'acqua fredda, idealmente proprio nel cuore del vortice dove l'agitazione è più forte, perché è lì che la polvere si disperde meglio senza fare grumi, e si omogenizza fino ad avere un sistema liscio ed uniforme, e poi si aggiungono tutti gli altri ingredienti. Come vedi, è tutto molto semplice e lineare. C'è anche il solito piccolo trucco che la scheda suggerisce e che si usa per, diciamo, un po' tutti gli addensanti e che io adoro in laboratorio. Puoi fare prima un pre-mix con la glicerina, così la polvere si bagna nella glicerina prima di incontrare l'acqua e l'idratazione diventa ancora più semplice, ancora più facile, senza grumi. Ma la vera generosità di Cleartix S arriva con le emulsioni. Perché? In emulsione Cleartix S si può aggiungere praticamente quando vuoi. Durante la fase di riscaldamento, e ti ricordi che la viscosità finale è indipendente dalla temperatura di dispersione? Ecco perché puoi permettertelo.
oppure alla fine a freddo per aggiustare il corpo della crema se la senti troppo fluida. Con l'alto taglio dà sempre il meglio, quindi mi raccomando di usare sempre una velocità medio-alta. Questa flessibilità, poterlo inserire all'inizio, a metà o alla fine del processo è una libertà che pochi addensanti ti regalano ed in produzione vale tantissimo. Adesso è la parte che amo perché è quella che separa chi conosce davvero un ingrediente da chi lo usa e basta, ossia i suoi limiti. Cosa non gli mettiamo accanto? Il capitolo più importante riguarda i tensioattivi. Si potrebbe pensare addensante trasparente, perfetto per i detergenti, per i gel doccia, per gli shampoo. E qui la scheda tecnica ci frena con dati alla mano. Sono stati testati diversi tensioattivi in Clartix S e il risultato è severo. Alcuni hanno dato gel limpidi e stabili come la cocamidopropilbetaina, il disodium cocoil glutamate, il coco-glucoside, ma molti altri no, si separavano, si dividevano in strati, non si miscelavano bene e la conclusione che la scheda stessa tira è netta. Nel complesso i tensioattivi testati non si sono dimostrati stabili o davano un aspetto non favorevole. Tradotto in pratica, Clartix S non è l'addensante che scegli a cuor leggero per un sistema spiumogeno complesso. Può funzionare con alcuni tensioattivi delicati, ma va sempre verificato caso per caso con un test di stabilità, non darlo per scontato quindi nei detergenti. E poi c'è un'avvertenza che vale per tutta la famiglia delle gomme naturali e che non va mai dimenticata. Le sospensioni di gomme naturali sono soggette all'attacco microbico, sono in fondo vero e proprio cibo e se non le conservi in modo adeguato non è solo una questione di sicurezza, la viscosità crolla drasticamente, il prodotto si smonta. Per questo un sistema conservante efficace non è un optional, è parte strutturale della formula. La scheda indica sistemi adatti come la coppia fenoxietanol ed etilexilglicerin oppure sodio benzoato e potassio sorbato, quest'ultimo però solo a pH acidi, quindi sotto 5. E adesso è il momento che aspettavamo, apriamo una formula vera e la leggiamo insieme fase per fase. Ho scelto un'emulsione e non un gel di proposito perché il gel trasparente è il contesto più ovvio per Clartix S. L'emulsione invece è dove fa qualcosa di più sottile e affascinante. È una crema idratante da usare per tutto il corpo. Un'emulsione olio in acqua, semplice, onesta, costruita per la pelle di tutti e di tutti i giorni. Quindi guardiamola insieme. La fase A è la fase acquosa, qui troviamo l'acqua, la glicerina come umettante al 5% e il nostro addensante Clartix S che in INCI è, come abbiamo detto più volte, cellulose gum and argin. Ha un dosaggio molto basso, appena lo 0,5%. Tieni a mente questo numero perché è la chiave di tutto, mezzo punto percentuale. La fase B è la fase grassa che si scalda, qui c'è il sistema emulsionante di origine vegetale a base di esteri dell'olio d'oliva al 4% che è di tipo non ionico e forma emulsioni affini alla pelle, i cosiddetti cristalli liquidi. Poi gli emollienti, quindi olio di girasole al 5%, olio di avocado al 3%, burro di karité al 2%, che nutrono e ammorbidiscono e due co-strutturanti, il gliceril stearate al 3% e l'alcol cetilico al 3% che danno corpo, stabilità e quella consistenza piena e cremosa. Andiamo poi alla fase C, che è a freddo, dopo che l'emulsione si è formata e si è raffreddata. E cosa c'è? C'è il sistema conservante, la coppia fenossietanolo ed etilexilglicerina all'1% e lo ritroviamo qui non per caso, ma esattamente per il motivo che abbiamo detto poco fa, che con le gomme naturali la conservazione è struttura e non accessorio. E infine la fase D, la fragranza allo 0,5%, quindi un tocco finale. Adesso torniamo un attimo a quel mezzo punto percentuale di Clartix S perché è qui che la storia diventa bella. Ad un dosaggio così basso, cosa sta facendo davvero questo ingrediente dentro la crema? 3 cose, contemporaneamente.
La prima dà corpo, stabilità e viscosità all'emulsione, aiuta la crema a restare unita nel tempo, a non separarsi. La seconda, ed è quella che adoro, migliora la sensorialità, regala un finish setoso, scorrevole, simile a quello di un silicone. Pensaci, quel tocco vellutato che di solito cerchiamo nei siliconi, ottenuto qui da cellulosa e alga. La terza non è solo un funzionale, è anche un piccolo attivo perché porta idratazione alla pelle grazie alla sua natura polisaccaridica. E c'è un dettaglio estetico che lo rende prezioso: non ha colore, non ingiallisce. Permette di formulare creme bianchissime, di un bianco puro e pulito. In una crema corpo dove l'occhio vuole candore, è un vantaggio reale. Se mettiamo Cleartix S a confronto con gli altri addensanti naturali su una tabella comparativa, una cosa salta all'occhio subito. È l'unico ad avere il punteggio pieno sulla trasparenza, l'unico su tutti gli altri presenti in tabella, ed è eccellente anche sulla texture liscia e sulla scorrevolezza. C'è però un punto dove non è il massimo in assoluto, ed è onesto dirlo, sulla viscosità a parità di dose. All'1% qualche gomma come la Tara rende di più, ma se metti insieme tutte le voci, trasparenza, texture, scorrevolezza, comportamento al taglio, peeling contenuto, è il più equilibrato e completo della sua famiglia. Ed è proprio l'equilibrio, più che il primato su una singola voce, a renderlo speciale. Questa crema che abbiamo letto è solo una delle 3 formule che ho costruito intorno a Cleartix S. Le altre 2 vivono nel mondo in cui questo addensante è protagonista assoluto, il gel trasparente puro. La prima appunto è un gel viso idratante, limpido e fresco, dove Cleartix S lavora come gelificante cristallino, in sinergia proprio con l'acido ialuronico. Ti ricordi la sinergia di cui ho parlato nel cuore del video, quella che avvicina l'areologia al carbomer? Ecco, lì la vedi all'opera, in una formula intera. La seconda è una soluzione impregnante per sheet mask, una maschera in tessuto dove la stessa logica del gel trasparente diventa il veicolo perfetto per gli attivi sul viso. Queste 2 formule complete, con le procedure, le sequenze di aggiunta, i parametri di lavorazione, le trovi solo in Cosmetech Academy, nell'area dedicata alle formule. Le condivido lì perché hanno bisogno del contesto operativo completo per essere raccontate davvero bene. Il link a Cosmetech Academy è qui sotto in descrizione. Facciamo un passo indietro e guardiamo cosa abbiamo costruito insieme oggi. Abbiamo visto il cosa e il perché. Cosa è Cleartix S, da dove viene, come si comporta al variare di concentrazione, pH, sale, alcol. Abbiamo visto la sua sinergia più preziosa, i suoi limiti onesti e una formula reale letta in ogni sua fase. Quello che non abbiamo visto è il come operativo e il come. Con le gomme naturali è tutto. Come disperdere la polvere senza fare grumi, idealmente nel vortice dell'alta agitazione. Quanto e come idratarla completamente prima di andare avanti. In che momento esatto inserirla in un'emulsione. Come gestire la sequenza di aggiunta perché la struttura nasca appunto giusta. Questi dettagli non sono numeri isolati, dipendono dall'attrezzatura, dipendono dal volume, dipendono dal tipo di formula. Hanno bisogno del loro contesto e di spazio per le domande. Ed è quello che faccio in Academy, perché alla fine il punto è questo: saper leggere un addensante in un inci, capire cosa sta facendo e perché è proprio lì, cambia per sempre il modo in cui guardi un cosmetico. Ogni settimana pubblico video come questo e short sulle novità della cosmetica professionale, ingredienti, ricerca, tutto quello che amo di questo settore e che voglio condividere con te. Se sei qui per la prima volta, iscriviti al canale e attiva la campanella. A te non costa nulla, per me è molto importante perché mi aiuta a proporre contenuti gratuiti come questo.
E poi scrivi nei commenti qui sotto cosa ti interessa di più conoscere nelle formule cosmetiche. Leggere le tue risposte mi aiuta a capire cosa approfondire nei prossimi video e magari il tuo commento diventa il tema del prossimo. Fallo, mi raccomando, leggo tutto. Questo canale è fatto per chi ama la cosmetica quanto la amo io. C'è qualcosa di poetico in questo ingrediente. Nasce da un albero e da un'alga, dalla terra e dal mare. E con dosaggi minimi sa imitare un polimero che l'uomo ha progettato in laboratorio per decenni. La natura, ancora una volta, aveva già la risposta. Bastava saperla leggere, conoscere l'ingrediente, conoscere la formula, conoscere la pelle che la riceve. È il mestiere bellissimo che amo e che voglio continuare a condividere con te. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!